Ci troviamo ad un bel livello di prezzo euro-dollaro, praticamente siamo agli stessi livelli in cui l'euro sostanzialmente è stato coniato. Se andiamo a ritroso nel tempo, in questo caso il paradigma tempo-prezzo serve finalmente a qualcosa, noteremo che siamo quasi ai livelli di origine. E quale migliore occasione per festeggiare? Tuttavia il mio cuore si rattrista nel pensare a tutti gli operatori che fondamentalmente hanno creduto in una spinta rialzista dell'euro nei confronti del dollaro, pensando a tutti quei conti che sono saltati, a tutti quei personaggi che vi sbattevano in faccia quei loro conti milionari con relativa esposizione rialzista che adesso sono saltati, basta fare due conti, i guru e tutti gli analisti che ancora non hanno capito che al di là dell'ultima candela in un grafico tempo-prezzo tutto ciò che vedono è pura immaginazione. Insomma, colgo l'occasione per invitarvi tutti a dedicare loro un minuto di silenzio. Ok, direi che è abbastanza. Ci troviamo di fronte ad una situazione economica molto delicata, interessante soprattutto dal punto di vista delle opportunità commerciali che indubbiamente arriveranno. Io non prevedo nulla, attenzione, e non do consigli. Mi limito ad esprimere una mia innocente opinione, dopodiché voi trarrete le vostre conclusioni. Mi avete devastato con le vostre email riguardo alle operazioni che feci con il rublo e il natural gas. Oggi chiunque potrà ascoltare ciò che attualmente mi passa per la testa. Ci troviamo in una condizione in cui l'euro è al di sotto della parità con dollaro e abbiamo visto come la Svizzera non abbia accettato questa scelta e la notiamo dalla circostanza in cui il franco ha preferito deprezzare l'euro rispetto all'apprezzamento del dollaro. È fantastico, così piccola, così autorevole. La Svizzera è fantastica. Dovete conoscere la Svizzera, tanta buona cioccolata. Evitate di lavorare sul tasso di cambio euro-franco svizzero. A parte che è un movimento un nulla, quindi non capisco perché voi ancora vi ostinate a trattarlo dal 2015. Vi avverto che quando si muove fa danni, quindi evitate. Il cambio euro-dollaro mi riporta a 22 anni fa. Mi sento ancora giovane. Respiro ancora il profumo di Firenze, se ci penso, la Fiorentina, il vino toscano. Quanto è bella la Toscana. Insomma, discutiamone. Ma com'è possibile che l'euro oggi stia al di sotto della parità con dollaro? È un po' come ai mondiali vedere l'arbitro che all'ultimo minuto concede un calcio di rigore alla squadra avversaria. Come ci siamo arrivati? Ma com'è possibile arrivare a pensare che deprezzando il potere di acquisto di una moneta, aumentandone di conseguenza il costo, dove il costo energetico è quadruplicato, un'azienda riesca a reggere la competitività economica? Io non ho dati sotto mano, ma quello che sta accadendo è fuori da ogni logica macro. Qui ci troviamo di fronte a gente che non è in grado di improvvisare, utilizza regole di gestione denaro che non sono applicabili alla situazione attuale e ovviamente queste situazioni si ripercuoteranno nei mercati finanziari a vantaggio di chi coglierà questa opportunità. Tradotto significa giocare a poker con l'avversario che ti mostra le carte. È la classica situazione in cui il baro paradossalmente trova inaccettabile una situazione a suo vantaggio. Il costo energetico è aumentato a livelli esagerati e i costi energetici tuttora validi e in vigore sono stati fissati ancora prima del conflitto Russia-Ucraina. Quindi ci troviamo in una situazione in cui uno alza il prezzo volutamente e giustifica la sua avidità tirando in ballo circostanze che non c'entrano nulla con quello che oggi effettivamente accade. E in questo caso è indubbio che l'aggressore passa per vittima, chiaro? Benché l'aggressore abbia le sue colpe. Tuttavia i governi sono collusi con questo sistema essendo azionisti di maggioranza. Ma non fate caso a queste mie esternazioni, probabilmente sono io che ho interpretato male la situazione attuale. È un momento goliardico in cui desidero condividere con voi alcuni miei pensieri. Sta di fatto che io, piccola azienda, reduce da una situazione pandemica in cui non ho potuto produrre in un tempo importante per la sopravvivenza del mio business, magari abituato a reggere i miei passivi di bilancio con nuovo debito dal costo sostenibile. Quante aziende stanno in piedi tramite debito? Se tu banca mi alzi il costo del denaro in un momento in cui i costi di produzione aumentano in maniera selvaggia e mi dimezzi il costo finale di produzione, pensando di
incentivare l'esportazione, qui ci troviamo in una situazione in cui a me sfugge qualche passaggio, per non dare dell'idiota a qualcuno. Inutile che a livello propagandistico si dà premio statista dell'anno ad un personaggio solo perché si ha timore di un cambio di rotta, perché qualunque partito politico che salirà al potere in Italia sarà in grado di gestire tale situazione se non attraverso una spesa pubblica massiccia, dove le ricchezze di tutti saranno depredate da pura inflazione, e quindi quello che si guadagnerà probabilmente coprirà i costi per reggere tutto sto circo. Distogliete dunque il vostro sguardo da quei grafici che non dicono un nulla. Alle volte i mercati finanziari sono prevedibili perché il cuore dell'uomo è semplicemente avido e la sua avidità, per ricordare una citazione biblica, lo condurrà come sempre alla sua rovina. Prestate dunque molta attenzione ai mercati finanziari. Queste sono opportunità che tu dovrai cogliere, perché in un futuro prossimo alleggeriranno il costo della spesa che dovrai sostenere.